Gli dissero che sarebbe rimasto lì solo 5 giorni. Sono passati 54 anni e l'incubo non è ancora finito. Gennaio 1971. Il 18enne Eric, originario del New Jersey, si offrì volontario per partecipare a un programma di ricerca sulla resistenza mentale promosso da una fondazione collegata al governo. Aveva bisogno di soldi per l'università e gli avevano promesso $250. Non fece troppe domande. Venne portato in una struttura sotterranea non segnata sulle mappe, situata nel Montana. Non era solo, altri 6 ragazzi, tra i 17 e i 22 anni, erano già lì. Nessuno poteva usare il proprio nome, vennero subito assegnati numeri. Eric divenne soggetto 4. I primi giorni sembravano semplici test psicologici. Poi iniziarono i cicli di stimolazione. Erano sedati, legati a letti metallici e sottoposti a un mix di audio subliminali, luci stroboscopiche e iniezioni che alteravano il senso del tempo. Alcuni iniziarono a perdere il controllo. Il soggetto 2 si cavò un'unghia intera convinto che fosse una spia inserita nel corpo. Al terzo giorno, nessuno dormiva più. Il soggetto 6 urlava ogni notte, convinto di vedere suo padre morto accanto al letto. Ad Eric, o meglio al soggetto 4, toccò qualcosa di peggio. Gli mostrarono immagini della sua infanzia, dettagli che non aveva mai raccontato a nessuno, insieme a suoni distorti della voce della madre che lo implorava di non aprire quella porta. Il soggetto 1 scomparve la quarta notte. I sorveglianti dissero che era stato dimesso. Ma Eric lo vide, o almeno pensava di averlo visto, dentro un corridoio specchiato, con gli occhi completamente bianchi, mentre sussurrava frasi in una lingua che nessuno riconosceva. Il progetto fu interrotto bruscamente nel 1982. I partecipanti furono sedati, ripuliti da ogni ricordo con un farmaco sperimentale, e rilasciati. Solo 2 uscirono vivi, Eric fu uno di loro. Tornò a casa, ma la sua mente era spezzata. Non riusciva più a guardarsi allo specchio senza sentire le voci, nonostante fossero passati tutti quegli anni. Nel 2023, un giornalista ha rintracciato la struttura. Era stata chiusa e cementata. Ma nel silenzio di quel sotterraneo, le urla dei soggetti sembravano ancora riecheggiare.